Un saluto a tutti dal canale Inverter Clima. Bene ragazzi, abbiamo sul banco una scheda inverter, unità esterna della Fujitsu. Andiamo subito a vedere come si presenta questa scheda, andiamo a fare una recensione veloce, dopodiché passiamo all'errore, al problema. Bene, abbiamo la parte di filtraggio in cui entra la 220 volt, non so se si riesce a vedere, ma qui abbiamo due fusibili, eccoli qua, abbiamo due fusibili, abbiamo la parte di filtraggio del 220 volt. Queste due bobine sostituiscono il classico reattore che troviamo solitamente a parte della scheda, che è questo. Quindi in pratica questa scheda ce li ha integrati, queste due bobine ne formano uno come questo, ok? Poi dove vediamo la striscia bianca, questo rettangolo, abbiamo la parte di potenza. La parte di potenza abbiamo il ponte diodo in cui va a raddrizzare il voltaggio. Il voltaggio da 220 volt alternati passa in continua. Poi abbiamo due MOSFET abbastanza grandi, se riesco a vedere da quanto ampere, dovrebbero essere da 30 ampere, allora sono da 40 ampere addirittura. Abbiamo due MOSFET da 40 ampere, abbiamo poi due diodi ultra veloci e poi abbiamo il classico IPM che serve per far ruotare il compressore. Poi abbiamo due condensatori polarizzati, ovviamente. Qui abbiamo la parte del primario e secondario, il microprocessore che gestisce l'IPM, questo qui, e qui abbiamo un altro processore. Quest'altro processore, il processore principale, controlla la comunicazione che arriva dall'unità interna, controlla le sonde, controlla i relè sia di accensione per la parte di potenza e relè per quanto riguarda la valvola a 4 vie. Va a controllare anche l'eventuale valvola di espansione elettronica, controlla anche il fan che è questo connettore. Per quanto riguarda la parte primaria abbiamo uno switching che è questo, e vi ho riportato qui la sigla dello switching che è un top 267 VG. Come dicevo, questo processore, questo microprocessore controlla l'IPM, o meglio manda i segnali all'IPM per far switchare i MOSFET che ci sono all'interno, che serviranno per far ruotare il compressore. Il microcontrollore, a parte a controllare l'IPM, controlla anche alcune tensioni della parte di potenza. In più va a controllare anche l'assorbimento del compressore tramite poi questo integrato che vediamo qui. Ovviamente l'assorbimento viene controllato in milliampere. Sulla scheda abbiamo due trasformatori che, come avevo detto prima, questo è il trasformatore dello switching in cui dal primario passiamo sulla bassa tensione del secondario, mentre invece quest'altro trasformatore sulla 220 volt, o meglio il controllo della 220 volt, in cui la 220 volt trasmette una bassa tensione e questa bassa tensione va poi controllata dal microprocessore, serve per controllare la 220 volt. Qui abbiamo una PTC, un relè come avevo detto prima che serve per mandare una linea alla parte di potenza
Il cavetto rosso è il cavo di comunicazione. Fisicamente viene collegato tra le due unità e questo qua fa da tramite per uno scambio dati tra processori. Processore unità esterna e processore unità interna. Ovviamente il processore che gestisce sia il motore ventilatore e il motore compressore, i loro giri variano in base alle temperature delle sonde, quindi in base alla temperatura delle sonde che vanno posizionati su questi connettori, il processore varia i giri sia al ventilatore che al compressore. Lo stesso dall'altra parte dell'unità interna ci sono delle sonde di temperatura ambiente e temperatura del refrigerante. Ok, bene, passiamo al problema della scheda. È importante verificare il codice errore perché tramite codice d'errore possiamo fare riferimento al settore in cui sono andato a recensire. Ovviamente, se sul display interno o tramite LED dell'unità esterna verifichiamo l'errore, se per esempio ci darà errore di comunicazione, andremo a fare i test su questa parte in cui abbiamo la parte di comunicazione tra processore dell'unità esterna e processore dell'unità interna, come avevo detto prima. Gli optisolatori che vediamo qui fanno da tramite tra i due processori. Se invece darà un errore sui termistori unità esterna, andiamo a verificare il voltaggio su questi connettori in cui vanno collegati le sonde. Se darà un errore fan, andremo a fare dei test sul connettore del fan, che è questo, e nel canale ci sono un sacco di video come funziona un ventilatore fan e come bisogna fare test. Andate nella playlist cartella ventilatori e trovate i video come testare o come fare un simulatore per fare dei test. Mentre invece se darà un problema di alimentazione possiamo fare riferimento sia al primario che al secondario. Se darà un errore PFC facciamo riferimento a questa zona, se darà un errore IPM facciamo riferimento su questo integrato, che è l'integrato IPM. Per quanto riguarda invece il zero crossing, il controllo del 220 volt, dobbiamo fare riferimento a questo trasformatore. Ovviamente poi va controllato il settore passo passo. Bene, diamo alimentazione. Ok, avete sentito il click del relè? Andremo a controllare l'IPM perché questa scheda dà un errore rotazione al compressore, quindi andremo a controllare l'IPM. Allora, come ben sappiamo, non entrerò nei dettagli perché ci sono già dei video come testare l'IPM. Andatevi a vedere il video come testare l'IPM, andate nella cartella test componenti, troverete il video test IPM. Quindi andiamo a vedere se abbiamo la 300 volt e ce l'abbiamo, tenendo presente che c'è un calo di tensione perché ho alcune lampade in serie, lampadine in serie, in cui c'è anche un video per quanto riguarda i corticircuiti sull'alta potenza, si mette una lampadina in serie. Ok, andiamo a vedere se abbiamo la 15 volt sulle tre uscite UV, W e sono ok. Manteniamo il puntale sul negativo, andiamo sulla bassa tensione, lato bassa tensione, che è questo qui. Ok, qui abbiamo la 5 volt, qui abbiamo la 15,
La 5 volt serve per il controllo dell'IPM del processore, in cui il processore controlla l'IPM, mentre invece la 15 volt serve per far funzionare l'IPM. Ritorniamo sulla 15 volt. Ok, adesso dobbiamo trovare i 6 segnali. Ok, 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo la 15 volt. Adesso dovremmo avere 3 segnali. Sono 1, 2, 3, 0,002. Questi sono i 3 segnali. Poi abbiamo negativo e 15 volt di nuovo, e poi abbiamo altri 3 segnali 0,02, 0,02 e l'altro segnale dovrebbe mostrarsi sull'ultimo piedino, ma non mostriamo lo 0,02, cioè ci manca il 2 finale. Lo portiamo in 1000 volt così è più preciso, e partiamo sempre dai 3 segnali, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, quindi segnale, primo segnale, ed è ok. Secondo segnale 2,2 millivolt, 2,2 millivolt, terzo segnale. Poi abbiamo negativo 15 volt. Adesso ne dobbiamo rilevare altri 3, 2,2 e 2,2, perché i segnali sono 6 in tutto. Allora, come possiamo vedere, qua non abbiamo il 2,2, abbiamo solamente 0,2, quindi abbiamo un segnale basso. Dovremmo rilevare un segnale come questo, mentre invece abbiamo 0,2. Quindi abbiamo un problema su questo pin. Togliamo alimentazione e andiamo a fare dei test su questo pin, cioè nel senso che tra questo pin e il microprocessore ci deve essere un segnale che invia il microprocessore all'IPM. Ovviamente di mezzo c'è sempre una resistenza. In pratica facciamo qui veloce un disegnino, e ripeto, ci sono dei video come funziona e come testare l'IPM. Questo qua è l'IPM, qui abbiamo 1, 2, 3, 1, 2 e 3, sono 6 segnali in tutto. Qui abbiamo il micro, questo è l'IPM. Quindi queste che sto disegnando sono delle resistenze SMD, ok? Ovviamente io sto facendo adesso una cosa veloce, ok? Quindi abbiamo 6 segnali che il microprocessore manda, solitamente sono voltaggi bassi, e poi abbiamo queste resistenze che si trovano tra l'IPM e il microprocessore. Che cosa succede? Quando una di queste resistenze si va ad alterare, o come meglio dire perde il suo valore, il segnale dal micro all'IPM non è più quello che deve essere. Di conseguenza il compressore, qua poi troveremo U, V e W, poi qui ovviamente abbiamo il compressore. Cosa succede quando uno di questi segnali va a mancare? Uno dei 6 MOSFET non va a switchare per poter mandare il segnale, far ruotare
il compressore e quindi si andrà a bloccare e ci darà l'errore rotazione al compressore. Non sempre ci esce l'errore rotazione nello specifico come tanti modelli, alcuni modelli ci esce un altro tipo di errore, ma comunque dovete tenere presente che la sequenza delle due schede che abbiamo, la scheda esterna, qui abbiamo poi scheda interna. Che cosa succede? Che quando la scheda interna invia il segnale di comunicazione, la scheda esterna cosa fa? Farà i suoi controlli, questo è il microprocessore farà i suoi controlli, i primi controlli che fa sono le sonde, dopodiché il fan e per ultimo il compressore. Partiamo dal fatto che se due schede stanno comunicando e parte il ventilatore e il compressore non parte, significa che il problema sta sul compressore. Mentre invece se dovesse partire il compressore e il ventilatore no, significa che il problema sta sul fan. Mentre invece se non parte né il compressore e né il ventilatore, significa che il problema sta sulla comunicazione. Ok? Quindi è un dato di fatto che va comunque analizzato in questo modo. Bene, adesso andiamo a vedere nel piedino, facciamo finta che questo è il numero 6, in cui è questo che abbiamo testato e che non va, e che molto probabilmente o la linea è interrotta, quindi la pista è interrotta, oppure la resistenza è guasta. Quindi una di queste due cose sicuramente è il problema. Ma ci potrebbe essere una terza ipotesi, che l'IPM è guasto. Al 90% è sempre questo il problema, o la pista interrotta o la resistenza guasta. Adesso andiamo a testare le 6 resistenze. Solitamente, anzi non è solitamente, è sempre così, le 6 resistenze sono di valori uguali. Quindi dovremmo trovare 6 resistenze di valori uguali, che sono da 470 ohm su questa scheda. Questa è la prima, la seconda, la terza, eccola qui, questa è da 470 e risulta 2 mega ohm. Qui abbiamo, allora abbiamo visto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, qui ne abbiamo un'altra, 463. Quindi le resistenze sono tutto ok tranne questa qua, che è da 2 mega ohm. Quindi andremo a rimuovere questa resistenza e ripristinare il segnale. Sappiate che sto aspettando la videocamera nuova, attualmente sto facendo il video con il cellulare, quindi abbiate un po' di pazienza finché non mi arriverà la videocamera nuova, sia per quanto la qualità video che quella audio. Ok, sostituito la resistenza, andiamo a vedere il valore.
470 ohm, diamo alimentazione. Mettiamo in millivolt, dovremmo trovare 2,2 millivolt, eccoli qua, ok? Quindi abbiamo ripristinato la rotazione al compressore. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Quindi 6 valori uguali. Dovremmo trovare il valore uguale nei 6 segnali. Se uno dei 6 segnali ha un valore diverso degli altri 6, significa che c'è un problema. Ok? Bene ragazzi, anche questo video è terminato. Ricordo che nel canale sta l'abbonamento di 1 euro, che ultimamente sto disattivando i commenti. Ragazzi, non ce la faccio a rispondere a tutti, abbiate un po' di pazienza, quindi risponderò nei commenti solamente a chi ha l'abbonamento di 1 euro. Bene, da Mimmo Refriger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.